Io vado avanti, vediamo. Ma perché mi infilo sempre in questi posti? Perché? Ah, non lo so, forse la domanda te la dovrei porre io. Dai, qua è anche asfaltato, ragazzi. Quindi vogliono allargare la carreggiata. E benvenuti nella ridente cittadina di Zogai, che ci fa dire tranquillamente dove minchia vi portiamo. E la strada penso che finisca qua, andiamo a vedere. Sì, qua finisce dentro al lago, mentre l'altra che continua diventa sterrata e finisce qua, perché questo è il confine con il Montenegro. Quindi ragazzi siamo arrivati a destinazione, cioè nel punto massimo. Si gira e torniamo al paesino di Široke. Pensate a dove vive la gente. E alla fine questa stradina ha lasciato i suoi frutti, almeno bisogna testarle le cose. Scherzi a parte, fermi per un pranzo velocissimo. Ovviamente vista moto, quasi bordo lago. Mentre aspettiamo il pranzo, la cosa che ci sembra più strana è che il lago di Scutari rimane ancora oggi quasi sconosciuto, nonostante a seguito dello scioglimento dei ghiacciai, quindi nel periodo della primavera-estate, raggiunga più o meno le dimensioni del lago di Garda, diventando uno dei più grandi laghi dell'Europa meridionale. Le acque che in questo punto ospitano uccelli acquatici, in altri punti del lago si riempiono delle spettacolari ninfee bianche, che oltre ad essere bellissime hanno una funzionalità essenziale per l'intero ecosistema. Le loro enormi foglie infatti danno protezione ai pesci contro i predatori e contro i raggi solari, oltre a ostacolare l'evaporazione dell'acqua, la cui temperatura quindi viene sempre mantenuta abbastanza bassa. Questo fa sì anche che si prevenga una produzione eccessiva di alghe. Infine la presenza del fiore delle ninfee bianche favorisce l'impollinazione di diversi insetti, contribuendo al perfetto equilibrio dell'ecosistema. Come al solito, il fine stagione porta con sé sempre un po' di nostalgia, sedie vuote, qualcosa di abbandonato, che però verrà ripreso l'anno prossimo con l'arrivo di numerosi turisti. È l'augurio che facciamo a questa località che, dal nostro punto di vista, crescerà enormemente nei prossimi anni. E dato che stasera dobbiamo prendere il traghetto per tornare in Italia, super leggeri per entrambi, 1780 lek, che equivalgono a circa 19 euro. E adesso velocissimi a Durazzo Porto. I limiti sono bassi, di 80 km/h nei punti con la maggiore velocità. L'autostrada la troviamo a 46 km dal porto di Durazzo. Primo pedaggio. 170 lek e vamos. Entrati nella periferia di Durazzo, 14 km all'arrivo, ma al tempo stesso qua la dicitura del tempo è in arancione, quindi troveremo un po' di code. Ma non abbiamo assolutamente fretta perché sono le 16:37 e noi abbiamo il traghetto per Bari alle 22. Dal cavalcavia si dovrebbe vedere l'Adriatico. Ora andiamo alla ricerca di un locale per passare un po' di tempo, in quanto l'ingresso al porto è proprio questa strada parallela. Fronte porto. Bisogna dire una cosa, che non siamo arrivati mai così in anticipo a un appuntamento, e quando è così rischiamo addirittura di perderlo, secondo me. Sempre colpa mia. Adesso prendiamo qualcosa E cerchiamo di digiunare fino a domattina. cioè io ho detto prendiamo qualcosa e lei parla di digiunare. Non va bene. Sì, perché così mangiando ora avremo tempo di digerire prima della partenza, così acque calme, speriamo. Non c'è vento, quindi il mare dovrebbe essere anche poco agitato. Birrozza, peroni e avocado toast. Mangia poco, mi raccomando, poco. Ripartiti proprio ora dal locale di fronte al porto, che nel frattempo si è illuminato delle luci notturne, come del resto la stessa Durazzo. Adesso da capire sempre come bisogna fare. L'ingresso del porto è qua a destra. Noi andiamo diretti al porto. Forse di là? Alla fine ci hanno aperto senza fare nulla.
Penso che dobbiamo andare al customs. Il ragazzo che sta parlando con Francesco si è avvicinato, è albanese, ha detto a Francesco: buonasera, io ti seguo, fai i tutorial. Si sta imbarcando come noi per l'Italia con questa moto. Ha detto: sto andando a fare un po' di dune. Aggiornamento importante, qua dove si entra, mentre da qua dove si fa il check-in. Biglietto per me, per Francesco, per la sorellona. Primo controllo fatto, ora cerchiamo la nave. Andiamo di qua. Per Bari? Questa volta abbiamo scelto Venturis. Grazie. Non ce l'hanno fatta legare la moto perché ci pensano loro, ci hanno detto, e io li ho guardati con la faccia di fate un buon lavoro. Arrivati diretti in cabina, innanzitutto ringrazio Michele perché ci ha consigliato di prendere questa compagnia. Ne abbiamo presi tantissimi di traghetti nel corso degli anni, in assoluto qua pubblicità gratuita, questo è il migliore, ma veramente senza nessun tipo di confronto con gli altri. Ammetto, esteticamente non ha eguali, però io parlo domattina. Tour panoramico, questa è la nostra cabina, è enorme, addirittura una sorta di guardaroba di fianco alla porta d'ingresso. Io sono curiosa della vista. Pure vista esterna ti ho preso. Vista su grandi navi veloci. Prezzo del biglietto, compresa la cabina, compreso il passaggio per la moto, 176 euro. E questa è la faccia dopo una notte di traghetto. Sara che bara con gli occhiali da sole. Vero, il rossetto. La nave sta attraccando ora, sentite il rumore. Quindi questa volta abbiamo approfittato del massimo tempo. Scendiamo ora direttamente dalla moto. Non siamo andati per nulla in reception, in quanto la tipa è passata, ha bussato sulla porta e ci ha chiesto le chiavi della camera. Arrivate dalla moto e sembra tutto ok. Ringraziamo che hanno legato benissimo la moto. Guardate che meteo. Bentornati in Italia, precisamente bentornati a Bari. L'accoglienza del bel paese non ha eguali. Qua. Pensavo che era in fondo. Buona giornata. Grazie, buon lavoro. Ok. Vamos, direzione Altamura. E voi direte: perché direzione Altamura? Perché c'è un pirlone che ci aspetta. Ora attraversiamo Bari con gli infiniti semafori. Siamo di mercoledì mattina alle 9 e come possiamo vedere il traffico non manca. E adesso chiedo per un amico: ma perché qua c'è il limite di 50 e vanno tutti a 90? Io compreso. Comunque Altamura 37 km, 24 minuti verde, quindi da qua in poi traffico non ce n'è più. Olivi come se non ci fosse un domani, e questo significa solo una cosa: benvenuti in Puglia. Si potrebbe fare un salto anche a Matera, ma ragazzi oggi è mercoledì e noi settimana prossima dobbiamo essere a Milano per EICMA, quindi Eccola la magnifica perla dell'entroterra pugliese. prima uscita Altamura perché ho appena chiuso la chiamata con Tonio che ci aspetta in teoria qua vicino. Mi ha detto alla rotonda sempre dritto e non guardare il navigatore. Allora sempre dritto, cioè, allora qua bisogna andare a sinistra perché se vado dritto vado in mezzo a un campo. Sempre dritto, li abbiamo trovati. Guardate dove mi fanno passare, striscia continua, parcheggio sulle strisce dove non si può parcheggiare. Sei un criminale, sei. Sono sempre i migliori. Allora, la verità è che noi siamo passati qua per scroccare la colazione a questi due soggetti, Tonio e Anna, che avete conosciuto. Se avete visto qualche video passato, sono due persone, No. Vabbè, non diciamo nulla. D'amore, ma sta... No, Ma non ti esiste, lascio le prova, chiavi di dai. casa. Profuma tantissimo, cioè io faccio schifo, No, tu guarda, faccio di me. Io vi lascio le chiavi di casa, andate sopra e fate quello che volete. Cioè, ci hanno già ospitato, avevamo una suite, l'attico con il bagno privato, riscaldamento a pavimento, ragazzi, cose pazzesche. Poi è subentrata invece una tavernetta nuova. La nostra, quella la nostra è. 50%.
piacere è stato nostro come al solito, sei un amore come sempre. Figurati, buon viaggio. Grazie. Mi raccomando. Ciao, 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 ciao Sara. Inutile dire che per noi è sempre un gran piacere e salutarli lascia sempre un po' quel magone, perché poi non sappiamo quando li rivedremo, questa è la verità. Bando alle ciance, l'hai vista la colazione? Per quello ti viene il magone, lasciare una colazione del genere. Dobbiamo essere anche sinceri, ok il cibo italiano e lo sappiamo tutti da italiani a italiani, ma il cibo in questa parte d'Italia e il cibo come è considerato qui ad Altamura ce ne vuole. Ce ne vuole, dobbiamo essere sinceri, non mangiavamo croissant come quelli che abbiamo mangiato da qualche anno. Perché un dettaglio, da fuori sembra bellissima la nostra vita e per carità noi la facciamo, ci piace farla, quindi non ci lamentiamo, però ragazzi il cibo italiano dopo tanti mesi ti manca tantissimo, questa è la verità oggettiva. Adesso facciamo il pieno perché abbiamo 470 km di praticamente autostrada, però aspettate circa 30 secondi perché a breve vedrete qualcosa di locale. Direte a prendere la 14 per Pescara. Allora Pescara sulla destra, anche se con questo meteo Taranto non sarebbe male. E adesso a noi spappoliamoci 433 km di autostrada. Dopo praticamente 200 km fatti ci fermiamo per far riposare le gambe, le chiappe e anche la sorellona. Siamo quasi al confine con il Molise. Poi, dato che è mezzogiorno e 50, ne approfittiamo per uno snack veloce. Intanto mi nascondo dietro la moto per il vento, perché guardate come viaggiavamo con la sacca aperta, in quanto Tonio e Ranna hanno fatto una cosa che fanno sempre, che a noi fa molto piacere, e adesso la vediamo tutti insieme. Andiamo ad aprire il pacco. Questa sacca vale come l'oro, è enorme e anche calda. Togli tutto, apparecchiamo, voi non potete capire l'odore. L'ho chiuso talmente bene perché avevo paura di perdere qualcosa lungo la strada. Qua abbiamo del pane di Altamura, ma a noi quello che interessa Per il momento è questa roba qua, addirittura tovaglioli. sì, Anna si era raccomandata. Guardate, guardate! Oh, attenti, attenti che cade! Ragazzi! Al volo, senza lavare le mani, perché ho una fame allucinante. Ora vado a prendere una birra perché manca solo quella. Tonio e Anna, come far contenti due bambini? Ma è da quando siamo partiti da Altamura che fa il conto alla rovescia. Ci fermiamo qua? No, fra, abbiamo mangiato adesso, abbiamo fatto colazione. Ci fermiamo qua? No, ma ancora è presto. Dai, fermiamoci qua. Poi, superato San Severo, non abbiamo più resistito. 2 morti. Amore, è buonissimo. Grazie ragazzi. Tonio e Anna, mi raccomando, fatelo sempre, sempre. No ragazzi, come al solito, lo fate sempre, ma dovete smetterla e lo sapete. No, non ascoltate, non ascoltate. Ma dato che per farvi morire di invidia la parola d'ordine è mostrarvi un pezzo alla volta, guardate cosa si cela all'interno di questa busta. Vai, vai. Bocconcini di mozzarella. Pazzesco! Apri, apri, apri. E attenzione, non sprecare neanche una goccia. Hai pulito le mani? Dai, dai. Che anche con le mani dentro la coppa dell'olio vanno bene uguali. Guardate la consistenza, guardate. Non vi dico cosa mi sembra perché altrimenti mi chiudono il canale. Sei un maiale. Sì. Ora, secondo pezzo di focaccia e poi chi riparte più. Esatto, torniamo indietro.
Ripartiamo con un vento fastidiosissimo che si è appena alzato, colesterolo a 400 e glicemia alle stelle, ma abbiamo ancora 254 km, quindi li smaltiremo lungo la strada. Felicità a momenti grazie alla focaccia, futuro incerto, claro. Dai che entriamo nel Molise, e intanto benvenuti nel Molise. E per chi mi ha chiesto quanto rumore fa l'Acra a 130 km/h effettivi, andiamo a 130 da GPS, ora non parlo e ascoltate il rumore, c'è un po' di vento. Ora apro al massimo e quasi casa. Poi ragazzi, casa neanche sappiamo più dove sia, perché negli ultimi 10 mesi, 8 mesi e mezzo siamo stati fuori casa, per non parlare degli ultimi 3 anni. Però dovevamo tornare perché settimana prossima, come detto, ci vediamo, vi aspettiamo tutti ad EICMA per un abbraccio, per un saluto. È bellissimo passare dal virtuale al reale, solo che sicuramente questo video lo vedrete successivamente all'EICMA. Quindi prima dell'ingresso in galleria vi ringraziamo anticipatamente e vi faccio ascoltare il suono dell'Acra. Mettiamo anche la quinta, va. Spettacolo, è uno spettacolo, grandissima sorellona. Guardate che vista, come entriamo nelle Marche, guardate che vista. Questo autogrill sta a testimoniare che siamo quasi arrivati, 900 metri per l'uscita Civitanova Marche. Il sole è sceso praticamente sotto l'orizzonte, ma l'autostrada, come si suol dire, ce la siamo tolta dai coglioni, perché sapete benissimo, ma penso che riguarda un po' il pensiero di tutti i motociclisti, non è che l'ami più di tanto. Allora, telepass. Ok, quelle 30-35 euro le abbiamo pagate, e come abbiamo fatto per il viaggio a Capo Nord vi salutiamo da qua. Il viaggio è terminato, siamo stati fuori circa 3 mesi, se togliamo la parentesi per la cresima di nostro nipote. La sorellona, ovvero la moto, si è comportata benissimo. È stata un'uscita fuori porta perché abbiamo viaggiato tantissimo in Italia, ma comunque per noi i Balcani è un po' come dietro casa. Questa è la condizione della moto, queste sono le gomme dopo 10.000 km. Ovviamente è arrivato il momento di tagliandarla nuovamente. Era da tanto che volevamo concludere il cerchio con i Balcani, ce l'abbiamo fatta, tralasciando per il momento Belgrado e Sarajevo, che avevamo già fatto in passato ma che rifaremo di nuovo. È stato un viaggio complicato, come del resto lo sono questi paesi, ma speriamo che vi sia piaciuto e speriamo anche di poter tornare per vedere lo sviluppo delle cose, lo sviluppo delle situazioni. Il mondo sta cambiando, è un po' una realtà che stiamo toccando con mano. Ovviamente Sara definisce complicato non il viaggio in sé, ma le zone attraversate. Siamo stati bambini nel momento in cui queste zone subivano dei grossi cambiamenti, probabilmente ne avranno altri nei prossimi anni. Ci auguriamo comunque che quello che abbiamo respirato si risolva per il meglio per la popolazione civile. Detto questo, non so quando vedrete questo video, magari noi ci troveremo dall'altra parte del mondo o forse no. Comunque, come sempre, speriamo di aver fatto un ottimo lavoro. Da parte nostra ce la mettiamo tutta. Ovviamente si potrebbe fare meglio, ma credeteci che a volte non è facile. Detto questo, tutte le persone che abbiamo incontrato, seppur con tratti difficili, con tratti a volte segnati e rassegnati, di primo acchitto ci hanno affrontato con estrema serietà e quasi con un viso che poteva sembrare minaccioso. Al nostro accenno di un primo sorriso sorridevano tutti, alzavano la mano, e questa è un'apertura che abbiamo amato tanto. Naturalmente il mio è sempre un approccio un po' più umano e forse meno da viaggio rispetto a quello che magari voi vi aspettate, magari rispetto a quello che vi dà Francesco, però questo è il mio modo di vedere il mondo. Ognuno ha il suo modo. Io voglio terminare il viaggio cercando di strapparvi un sorriso. Guardate questa bomba. Questa sera, grazie a Tonio ed Anna, faremo dei crostini pazzeschi. Pane di Altamura top, ragazzi, siete sempre i migliori. Ciao ragazzi, si parte insieme per il Sud America, preparate le valigie. E speriamo
speriamo tutto bene, perché sapete benissimo della situazione della Tenerona. Noi come sempre con lo spirito più ottimistico sopra la faccia della terra ce la metteremo tutta e speriamo che vada tutto bene. Ciao ragazzi. Say what you gotta say, go like a